Siamo allo Zoom di Torino, oggi vi porto con me con 2 giorni qua, abbiamo anche prenotato la camera. Qua dietro tra l'altro ci sono gli ippopotami. Oggi in realtà è il secondo giorno, ma sto facendo la intro ora. Andiamo al primo giorno con l'arrivo. Siamo arrivati allo Zoom, abbiamo fatto il check-in online, quindi è stato abbastanza rapido. Siamo passati davanti alle villette, praticamente abbiamo la villetta, però c'erano anche le tende da scegliere tra le opzioni e adesso andiamo ad esplorare. Poi abbiamo l'accesso a tutte le piscine, domani mattina andiamo a fare il risveglio con gli animali e stasera invece c'è l'aperitivo nella Savana Terrence. Vediamo che animale c'è qua, c'è il leone, vediamo dove sono i leoni. Ok, dovreste vedermi. Allora, siamo davanti ai rinoceronti, poi abbiamo visto gli ippopotami, strafighi, enormi. Abbiamo visto anche le giraffe, fighissime ragazzi, troppo bello. Sembra di essere nel mio gioco Planet Zoo, infatti nelle ultime settimane sto giocando a Planet Zoo ed è veramente bello. Adesso continuiamo il nostro giro. Ragazzi, sono esterrefatto dai rinoceronti perché erano veramente stupendi. Poi alle 12 dovrebbero dare la camera, quindi vi faccio anche il room tour di quella che dovrebbe essere molto bella sul lago. Ok, a questo punto dopo aver fatto un breve giro del parco, infatti ne abbiamo visitato circa metà, siamo andati a vedere la camera che nel mentre era stata preparata. Oh. Ok, stiamo andando alla piscina dei pinguini perché tra 10 minuti inizia il feeding, cioè che gli danno da mangiare e la voglio vedere direttamente dalla piscina. Infatti c'è un vetro che divide la piscina delle persone con la piscina dei pinguini e poi c'è un'altra piscina ancora dove puoi stare praticamente in acqua allo stesso modo, con un vetro che vi separa, con gli ippopotami. Alla fine il feeding dei pinguini l'abbiamo visto fuori dalla vasca perché si vedeva molto meglio, infatti era fatto sulla terraferma e non nella vasca, ed è stato molto interessante perché c'è il biologo che parlava dei pinguini, di come li trattano lì e di come anche li differenziano tra di loro, come capiscono il sesso, e soprattutto ha spiegato che non essendo pinguini che stanno al freddo hanno all'interno una vasca riscaldata per i mesi invernali, in modo tale di essere sempre in un habitat che diciamo rappresenta la loro terra. Dopo i pinguini ci siamo spostati all'isola di Lemuri. Ragazzi, io ci sono stato tipo 6 o 7 volte, ho perso il conto perché è veramente bellissima. Siamo nell'isola di Lemuri e tra l'altro ci sono i baobab che sono assurdamente enormi e sono veramente belli. Cioè l'albero del baobab è veramente bello. E adesso vi faccio vedere i lemuri.
Parlando degli lemuri, tra parentesi, volevo dire che siamo stati tra i pochissimi che hanno visto tutte e 5 le specie. Infatti nell'isola dei lemuri sono presenti 5 specie, ma di solitamente ne si vedono 2-3 perché le altre si nascondono tutto il giorno. Ma più avanti capirete perché le abbiamo viste tutte e 5. Questa qua è la piscina dei pinguini, là in fondo sono i pinguini, molto bello, però è abbastanza simile a guardarli fuori dall'acqua. Adesso vediamo com'è quella degli ippopotami. Siamo venuti fino a qua, l'acqua è veramente fredda e l'ippopotamo se la sta dormendo dall'altra parte. Sto veramente congelando. E dopo il giro nelle 2 piscine, che è stato rapidissimo visto che l'acqua era veramente congelata, sono andato a fare un giro nel parco prima con mio fratello e poi dopo essermi fatto la doccia a casa ho fatto un rapidissimo giro nel parco da solo. E vedere gli animali a quell'ora è molto meglio a mio parere, visto che le persone sono molte di meno, infatti verso le 7-7:30 iniziano ad uscire, e soprattutto sono le ore in cui gli animali sono più attivi, visto che durante la giornata praticamente dormono tutto il tempo. Sì. Guarda come saltano. Prima di arrivare alla cena abbiamo fatto un aperitivo, precisamente sulla Savannah Terrance, ovvero quella dove poi faremo anche colazione domani mattina, e dove si ha la vista sulle giraffe e su tutte le specie che sono lì presenti. E poi siamo andati a cena. Questo è il massimo di luce che posso ottenere. Ok, no, mi infilo sotto un lampione e mi si vede bene. Comunque abbiamo fatto lo You Can Grill. Era veramente buono, mi sono veramente riempito. Praticamente gli chiedevi quello che volevi, tipo salsiccia, costine, würstel, pollo, e te lo portavano. E adesso torniamo in camera. La camera è molto bella. A domani. Domani mattina giro di risveglio degli animali. Buongiorno. Come vedete ho il pass qua per fare il secret zoom. Ho il dietro un po' bruciato e per l'appunto adesso andiamo a fare il secret zoom. Spero mi si veda perché sono veramente contro sole. E praticamente andiamo in giro a risvegliare gli animali, così c'è scritto sul sito. E dovrebbe essere molto interessante anche perché adesso il parco è totalmente chiuso, quindi non c'è assolutamente nessuno oltre a quelli che soggiornano qua. Ho appena visto i leoni che saltellano, quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo e soprattutto cosa facciamo adesso. Mentre il custode distribuiva il cibo ci ha spiegato che durante la notte i lemuri vanno nei loro rifugi divisi per specie. Come vi ho accennato prima hanno 5 tipologie di lemuri differenti e noi siamo riusciti a vederle tutte e 5, anche se non sono riusciti a riprenderle tutte visto che ci hanno assaltato. Mi ha toccato? Mi è saltato addosso. Dopo averci fatto vedere il risveglio dei lemuri ci siamo spostati verso l'habitat del panda rosso, a cui ha dato un sacco di bambù perché ci ha spiegato che mangia 14 ore al giorno. Praticamente i leoni dormono 14 ore al giorno, invece il panda rosso mangia 14 ore al giorno. E invece come ultimo animale siamo andati dal porcospino. E dopo aver visitato questi 3 habitat siamo andati a fare la colazione nella Savannah Terrance con la vista sulle giraffe. Visto che si erano fatte ormai quasi le 10, gli ippopotami a quell'ora si alzano e si svegliano ed escono dalla, diciamo, la piscina privata che hanno all'interno. E quindi siamo andati a vedere gli ippopotami che uscivano ed entravano in acqua. Ed è stato bellissimo perché poi tutto il resto del giorno loro stanno in acqua, quindi non si vedono molto bene visto che l'acqua è molto sporca. Dopo aver visto gli ippopotami siamo andati a fare il check out della stanza, che è da fare entro le 10:30, e poi siamo tornati nel parco. Siamo andati a visitare principalmente le specie che non avevamo ancora visto molto bene il giorno prima, quindi i gibboni, che è incredibile come camminano perché sembra veramente una persona umana, quindi fa anche abbastanza strano. Poi siamo andati dalla parte opposta del parco dove c'erano i lama, gli alpaca, i canguri, i dromedari, tutte specie che non avevamo ancora visto.
Poi alle 11:30 c'è stata il feeding degli ippopotami, ovvero questo allenamento che fanno per l'appunto con gli ippopotami per verificarne la salute, visto che non possono fisicamente andare lì e guardare dentro la bocca come stanno i denti, come sta la bocca per capire se l'ippopotamo è in salute. Fanno questo feeding buttandogli dei pellet vegetali dall'alto in modo tale che riescano a vedere bene tutta la bocca. E per concludere la nostra esperienza abbiamo visto per la seconda volta lo show dei rapaci, che è, ragazzi, fighissimo, perché praticamente si è seduti in questo anfiteatro e i rapaci volano da una parte all'altra praticamente a mezzo centimetro dalla tua testa. Ci sono i gufi, ci sono le aquile, ci sono gli avvoltoi, ci sono le cicogne, un sacco di animali stupendi. Le cicogne bianche. Anche questa esperienza è andata, è stato stupendo. Ho cercato di fare il video migliore possibile, nel senso proprio lasciarvi gli animali senza parlare troppo. Infatti non ho fatto molte clip dove parlavo. Fare la colazione stamattina con la vista sulle giraffe è stato bellissimo. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi e andate a guardare questi video qua che sono molto interessanti. E noi ci vediamo a un prossimo video.